Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di febbraio 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dei pesci. Periodo di riflessione, l'energia, devo dire che quando c'è l'appeso è un po' statica, però è un periodo che comunque vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È una carta di accettazione fondamentalmente. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi gratuito e trovate anche il link per le previsioni semestrali. Per chi invece volesse scrivermi un'email, può usare questo indirizzo che vedete scritto qui. Allora ragazzi, cominciamo con la luna al contrario, 4 di coppe al contrario, la forza al contrario, cavaliere di coppe al contrario, abbiamo il papa, il 7 di bastoni e l'imperatore. Ho come la sensazione che questo appeso faccia riferimento a questa parte della lettura. Perché con la luna al contrario vediamo che comunque c'è qualche tipo di paura, qualche tipo di questione magari legata al passato che potrebbe ritornare a galla. Ehm, allora, siccome qui abbiamo un cavaliere di coppe, ho come la sensazione che si sia, cioè che questa energia esprima la vostra voglia di ritornare con qualcuno che avete già conosciuto nel passato. Se non è il vostro caso, può essere che ci siano ancora delle paure legate a un'esperienza passata, perché fondamentalmente ho come la sensazione che qualcuno debba curare la ferita da rifiuto, che normalmente sono ferite di infanzia, però è una ferita che in qualche modo vi influenza nel modo di comportarvi, nelle vostre paure, nelle vostre proiezioni all'interno delle relazioni in generale, non solo quelle di coppia. E poi abbiamo anche un papa però. Il Papa è una guida spirituale che potreste anche incrociare, incontrare. Può anche essere solo un libro, non deve essere per forza una persona di tipo fisico, però è come se ad un certo punto cominciaste a focalizzarvi su voi stessi. Il 7 di bastoni è una carta che parla di qualcuno che pratica mindfulness. Mm? È anche una carta che parla di essere in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. E poi finiamo con l'imperatore, che è una carta che parla di stabilità, di contratti, come anche il Papa parla di contratti, parla di concretezza, parla di regole, parla di solidità, ragazzi. Andiamo a vedere, vi do più informazioni. La luna. Allora, per la luna abbiamo un 5 di bastoni e la carta del carro. Punti di vista diversi probabilmente, direzioni di vita diverse per qualcuno. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Mago e forza, wow! È come se qualcuno avesse voglia di ricominciare,
ma avesse paura di non essere abbastanza, di essere rifiutati, di non sapere come fare. In realtà il mago e la forza sono due carte molto belle e parlano di generosità, di azione, di intenzioni, di qualcuno che ha le capacità di prendere una scelta e di manifestare la propria realtà. E che è come se non ve ne rendeste conto. C'è qualche cosa che non riuscite a vedere perché siete ancora offuscati da quello che è la nostalgia, la malinconia, le paure, le proiezioni che riguardano la luna. È come se ci fossero ancora dei conflitti irrisolti all'interno di voi che non vi fanno vedere chiaro le nuove opportunità. Andiamo a vedere, ok? Allora, la forza ha un 10 di spade, la carta degli amanti e un cavaliere di spade. Sì, qui è proprio una persona, perché qui abbiamo anche il cavaliere di coppe. È una persona nello specifico che state cercando di manifestare o alla quale state pensando. Abbiamo anche la carta degli amanti. Io sento che qui qualcuno vorrebbe ricominciare qualche cosa da capo, lasciarsi indietro al passato e ricominciare. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe perché ho come l'impressione che ruota della fortuna, vediamo che altro. E wow, 10 di pentacoli. Sì, ehm, allora, se questa era la situazione di coppia, quindi ehm, che non aveva una direzione, non aveva uno scopo, obiettivi in comuni, e magari c'erano anche sempre discussioni, vi dirò che con questo cavaliere di coppa al contrario è come se non ci fosse una reale prospettiva per creare una famiglia di tipo solido. Però sono proprio curiosa di andare a vedere il Papa a questo punto. 10 di spade e 5 di... no, scusate, 8 di spade e 5 di spade. Ah già, perché il 10 era qui, infatti l'avevo già visto. L'8 di spade può essere che sia riferito al 10 di spade, nel senso che c'è tanta mente qui, anche il Papa è una carta di energie alte, no? Di canalizzazione anche. Però è un po' come se probabilmente siete ancora un po' inquinati dall'energia della luna e di conseguenza non state canalizzando esattamente. ehm, cioè, ho come la sensazione che abbiate bisogno di un sostegno in questo periodo, che può essere un amico, può essere un terapeuta davvero, però per uscire da questo vortice mentale, mm, avete proprio bisogno di farvi aiutare, questo sì. Ripeto, può essere un libro, non deve essere per forza una persona nello specifico, può essere un video su YouTube, può essere un corso, qualsiasi cosa che vi possa far uscire dalla dinamica mentale tossica dentro la quale siete finiti. Siete inquinati, perché l'otto di spade parla di sensi di colpa, senso di vittimismo, impossibilità a muoversi, qualcuno che si sente bloccato, qualcuno che vede più negativo di quello che è un pessimista, è una persona che risponde no a tutto. E con il 5 di spade potrebbero esserci delle discussioni fatte solo per fare, no? Quando dico che è no per tutto, probabilmente queste discussioni potrebbero innescarsi perché magari qualcuno cerca di aiutarvi o potreste essere voi che fate da guida a qualcun altro. Ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà, però sta di fatto che quando è così è come se ci fosse un tentativo di aiuto da una parte e dall'altra parte ci fosse, no, ma perché non posso fare questo perché non ho quella cosa lì, no, ma non riesco perché non ho tempo, no, ma cioè fondamentalmente è una persona che si vede nero, ma che crea lotte per evitare di uscire dalla situazione. Mm? E invece come l'idea che incontrando questa persona, questo terapeuta, andiamo a vedere sette di spade perché ho anche un'altra di bastoni, scusate. Ho un'altra sensazione anche qui. Ehm, che qualcuno si senta
un po' imprigionato in un matrimonio. Fatemi sapere nei commenti. Allora, il 7 di bastone spiegato dalla stella e dall'imperatrice. Imperatore e imperatrice, eh? E papa. Sì, può essere un matrimonio, può essere una coppia per destino semplicemente, quindi predestinata a insegnarsi qualcosa, però c'è un certo obiettivo, c'è un certo sogno. Andiamo a vedere l'imperatore. Un altro imperatore. Impressionante. Ragazzi, la stesa finisce in un mare di solidità, abbondanza economica, abbondanza concreta, come vi posso dire. Può essere che però manchi della comunicazione, ma sicuramente la concretezza a quest'idea, a questa situazione o relazione che state vivendo, qui arriva. Pulite la testa, pulite i vostri pensieri. Perché quando c'è la carta dell'appeso, normalmente, l'appeso è una carta che parla di accettazione, nel senso che comunque le cose sono così, senza giudicarle, giuste o sbagliate, semplicemente è un dato di fatto, c'è, questa cosa esiste e prendo atto che questa cosa esista. Ed è anche una carta all'appeso che fa riferimento al perdono. Quindi ho come la sensazione che o dobbiate perdonarvi qualche cosa o dobbiate perdonare a qualcun altro qualche cosa. Ma normalmente si parte prima da noi stessi, perché se il lavoro non lo si fa con noi stessi, non si può sentire con gli altri. Se io non so come perdonare me stesso, non sono in grado di perdonare a tutti gli effetti gli altri, perché non conosco il sentimento del perdono puro verso se stesso, verso se stessi. Va bene, ragazzi. Allora, vado a estrarre ancora un oracolo e poi una meditazione delle 101 meditazioni di Findor. Io voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni, con le donazioni. Quindi grazie davvero a tutti quanti, perché ogni piccola cosa per me è importante, per far crescere il canale e insomma per essere sempre di più, per aumentare la nostra comunità. Allora, abbiamo la carta di fotografia. Guardando le tue foto, mancando, sensazione di nostalgia, diciamo, e fare nuove memorie. Ve la metto qui, perché con la carta della luna ho come la sensazione che qualcuno abbia una sorta di forte legame con il passato e con qualche cosa che non si è riuscito a risolvere, ad andare a capo. Andiamo a vedere le meditazioni, vediamo che altro messaggio vi vogliono dare. Comunque alla fine della lettura, cioè guardate, avete comunque amanti, imperatore e imperatrice. Per molte persone è davvero una relazione per destino, c'è anche il Papa. Andiamo a vedere cosa... Ok. A poco, con naturalezza, ciò che è bene per noi fluisce nella nostra direzione, proprio come un ruscello che scorre naturalmente nel suo letto. Il ruscello non sembra aver fretta od essere ansioso riguardo alla sua destinazione finale, sia essa un fiume, un lago o un oceano. Talvolta ci permettiamo di dimenticare che Dio è la nostra fonte di approvvigionamento. E qui potete sostituire la parola Dio con universo, madre terra, quello che più vibra con voi. Ma quando ci rilassiamo e fluiamo con la vita come quietamente fa il ruscello, scopriamo di non provare più ansia riguardo alla meta, giacché ci rendiamo conto che Dio ci fornirà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ogni volta che leggo queste frasi sento una profonda pace interna. Noi siamo un tutt'uno, il pianeta è uno.
Ci fondiamo nell'unitarietà di tutto il creato. Io sono ciò che sono. La nostra vita è un dono di Dio. È un dono. Scusate, la nostra vita è una con Dio. Beh, è un dono di Dio, lo aggiungo io. Noi siamo uno. I nostri cuori battono al ritmo dell'unità. Siamo in sintonia con la vita intera. Siamo in sintonia con l'infinito. È incredibile perché ho proprio letto, è un dono di Dio. Amatemi e mettetemi al primo posto in ogni cosa. Non potete conoscermi, camminare lungo le mie strade e fare la mia volontà se non mi amate. E non potete amarmi se non vi amate l'un l'altro. Molte anime parlano del loro amore per me e tuttavia non sanno neppure cosa significhi amare se stessi, amare i propri compagni umani. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!